I più significativi spostamenti di Mussolini, i discorsi più incendiari, vengono filmati da luce. Sono spettacoli in cui, non meno che nelle parate, il regime si mette in scena, si rappresenta, fingendo un dialogo tra il duce e le moltitudini che in effetti è soltanto un monologo, cadenzato da battimani e grida di giubilo. Visita a Torino, agli inizi degli anni 30. Primo contatto con una città dalle forti tradizioni operaie e antifasciste. È un Mussolini che stranamente sorride e si presenta in divisa da caporale della milizia per la sicurezza nazionale, cioè l'esercito del fascismo. Nutrito dai mass media, dalla scuola, dalle organizzazioni che inquadrano le moltitudini, è iniziato il culto della personalità dell'uomo di Predappio. Mussolini non è più il presidente del Consiglio degli anni '20, ma il padre provvidenziale della nazione, il capo carismatico, un operatore, sempre lo stesso, è addetto alle riprese ravvicinate di Mussolini durante i discorsi. Allora la storia d'Europa? Abbiamo un'anticipazione di quella che sarà la tecnica del cosiddetto mezzo busto televisivo di oggi. Un accorgimento che tuttavia consente di analizzare dettagliatamente la mimica, la gestualità, lo stile oratorio del soggetto filmato. Starace, il segretario del partito, è il coreografo di queste manifestazioni che, rispetto ai raduni nazisti, conservano però un'aria casareccia. La conferenza di Losanna è una delle poche che ha avuto una conclusione, pilotata energicamente dal primo ministro inglese, la navicella delle riparazioni dei debiti è oggi nel porto di Losanna. Vorrà il grande popolo della Repubblica stellata ricacciare questa navicella dove c'è il dolore e il sangue di tanti popoli, ricacciarla nell'alto mare? Io vorrei che questo no che voi avete pronunciato con voci di tuono valicasse l'Atlantico e giungesse a toccare il cuore di quel popolo. Fra il pubblico che applaude si nota ancora una curiosa mescolanza di fascisti in divisa, ufficiali dell'esercito e notabili in tight e cilindro. L'Italia dell'altro secolo e l'Italia fascista sono riunite nella stessa platea. Camicie nere! Alla destra di Mussolini è Cesare Maria De Vecchi, di Valcismon, il leader del Piemonte, uno dei quadrumviri della cosiddetta rivoluzione fascista. A sinistra Leandro Arpinati e Starace. Che non sarebbe trascorso l'anno 10° del fascismo senza che io avessi visitato la vostra città. Ecco che io mantengo la mia promessa. Sono fiero di essere tra voi e vi dichiaro con tutta schiettezza che la vostra accoglienza ardente ed entusiastica ha superato le mie aspettative.
vetta sulla nuova città del lavoro un altissimo pilo, sul cui basamento, sormontato dalle aquile e dai fasci, è scolpito ad imperituro ricordo dell'attesissimo evento. Mussolini, duce dell'Italia fascista, fondatore dell'impero, inaugura la nuova Fiat. Presenti i suoi 50.000... Visita di Mussolini alla Fiat nel 1939, alla vigilia del secondo conflitto mondiale. Un documento in genere ignorato dai film di montaggio che rievocano l'Italia sotto il fascismo. Sostando dinanzi al primo esemplare della nuova vettura utilitaria a 4 posti, che andrà in produzione il prossimo anno e segnerà un'altra affermazione dell'industria torinese per la diffusione dell'automobile. A colpire è la larga partecipazione delle maestranze operaie, un'adesione che non può essere spiegata soltanto invocando la tirannia della cartolina a precetto o la difesa del pane. L'importante adunata sono il gruppo Fiat del nastro azzurro, che conta 262 decorati. Nella grande famiglia di lavoro Fiat vi sono 5 medaglie d'oro alla memoria di gloriosi caduti, una folta schiera di squadristi, le stelle al merito del lavoro e le formazioni premilitari Fiat della GIL, che inquadrano un complesso di oltre 3.000 giovani pre-avieri, marinaretti e pre-autieri. Meta è l'Arengo, che ha per parapetto l'incudine in alluminio, appositamente fusa dai fonditori della Fiat, e dalla quale, dopo il saluto del senatore Agnelli, il Duce parlerà alla grande adunata. Non saremmo fascisti se già fin da questo momento non precisassimo con la esattezza che è nel nostro costume, con la energia fredda e spietata che è nel nostro temperamento, quelle che saranno le tappe future, e cioè il 28 ottobre del 1933 inaugureranno altre 981 case coloniche. Il 21 aprile del 1934 inaugurerà il nuovo comune di Sabaudia. La retorica dell'operaio laborioso, moralmente sano, felice, ignaro delle rivendicazioni salariali, collima con il mito della ruralità e dello stato di idilliaca beatitudine in cui verserebbero i contadini incontaminati dalle consuetudini urbane. I luoghi comuni, in cui anche il Luce cade, sono il retaggio di vecchie concezioni culturali che il fascismo ha assorbito e rigenera, enfatizzando, per esempio, il prosciugamento delle paludi pontine, peraltro iniziato prima del fascismo, e l'edificazione delle nuove città nel Lazio e in Sardegna. Incerto nel passo, il re Vittorio Emanuele III presenzia le più importanti cerimonie del regime. Negli spettacoli del fascismo si accaparra la sua porzione di ovazioni e lascia a Mussolini, tuttavia, il ruolo di primo attore. Ma il re detiene un notevole potere e ha dalla sua l'esercito, la marina, la casta militare, la nobiltà, nonché la devozione di molti italiani per Casa Savoia. Ricordatevi! L'oratore che si agita è Edmondo Rossoni. L'ex leader del sindacalismo fascista tiene un comizio elettorale per il plebiscito nel 1934, ritenendosi abbastanza sicuro in quel momento
Mussolini organizza le sole elezioni del periodo fascista. Elezioni farsa. I resoconti del Luce non ammettono dubbi. Si assiste più alla celebrazione di un rito che a un confronto di posizioni diverse. La consultazione elettorale è a favore del governo. Gli oppositori non hanno diritto alla parola. I Balilla montano la guardia. Con i suoi simboli il fascismo è presente dentro e fuori dei seggi. Si vota pro o contro il governo. Non si ha la facoltà di scegliere i nomi. Il cinegiornale Luce allinea gli esponenti di varie categorie sociali per dimostrare l'ampiezza del concorso al plebiscito. Dalle schede del sì traspare una listatura tricolore che consente di individuare a occhio nudo le preferenze degli elettori. Il popolo italiano vuole avanzare sotto il segno del littorio che significa unità, volontà, disciplina. Questa volontà del popolo italiano avrà domenica prossima un'altra occasione per manifestarsi. I fascisti, dai maggiori ai minori, devono sentire l'umiltà e l'orgoglio di servire questo Stato e di assicurare benessere e potenza a questo popolo. L'esito di questo teatrino è scontato, ma alcuni cittadini avranno il coraggio di votare no. Della rivoluzione! Uomini e donne di tutta Italia! Italiani e amici dell'Italia, al di là dei monti e al di là dei mari, ascoltate! Il maresciallo Badoglio telegrafa. Oggi 5 maggio alle ore 16 alla testa delle truppe vittoriose sono entrato in Addis Abeba. Maggio 1936. L'avventura etiopica si è conclusa. L'Italia ha vinto l'esercito del Negus, ma a stento. Le sanzioni abilmente sfruttate dalla macchina propagandistica hanno spinto la maggioranza degli italiani nelle braccia di Mussolini, ma il mal d'Africa ha profonde radici che rinviano all'Italia post-risorgimentale e alla guerra di Libia nel 1911. D'altronde, la condotta colonialista delle altre nazioni europee non fa che rafforzare le voglie italiane. Persino gli antifascisti temono che ormai il fascismo sia intramontabile. E il Duce si regala una serata di ebbrezza che i cineoperatori incorniciano alla maniera delle spettacolari sagre notturne tanto amate dal nazismo. D'ora in avanti, anche se solo per 4 anni, perché l'Etiopia cadrà all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia avrà il suo impero, il XVI, il suo posto al sole, il suo miraggio per i disoccupati, il luogo ideale per le evasioni romantiche, tra le reminiscenze delle letture salgariane, gli echi del film Squadrone Bianco e le canzonette sulle carovane nel Tigray. (1936-1939). La guerra civile dilaga in Spagna e Mussolini e Hitler sostengono con ingenti aiuti militari la rivolta capeggiata dal generale Franco contro il legittimo e democratico governo della Repubblica Spagnola. La propaganda si fa più violenta, ideologicamente esasperata, rabbiosa nell'anticomunismo, e le sue tecniche si aggiornano. A Luce si affianca la Incom, una società privata specializzatasi nella produzione di documentari in cui non si esita a drammatizzare la cronaca, mescolando l'attualità e le ricostruzioni in teatro.
L'insegnamento proviene dai paesi anglosassoni, ma l'accentuazione politica risponde alle direttive del Ministero della Cultura Popolare e di quanti, all'interno del fascismo, non si reputavano pienamente soddisfatti dell'Istituto Luce. Una sola città e nel suo monitoraggio precise, implacabili, accusatrici, continuano ad accumularsi le documentazioni della criminalità rossa. La furia dei miliziani, scatenatasi fin dal primo giorno contro le chiese, non desiste dal suo obiettivo di devastazione e di profanazione. S'alza contro la cattedrale mutilata, la irriverente ma vana sfida del saluto comunista. All'inconsulto dileggio, la mesta solennità della morte risponde con la sua stupita immobilità, che dovrebbe suonare d'ammonimento ai vandalici disturbatori. Si devastino pure le chiese, ma perché distruggere tutto? Poiché molto è convertibile in danaro, depredare quando è possibile è meglio che annientare. Ed i tesori d'arte di cui la Chiesa si adorna vanno a far parte di un illegittimo bottino. Novembre 1937. Fiori d'arancio in terra d'Albania e segni gentili. Re Zogu sposa Geraldina Poni, erede di una rinomata famiglia ungherese economicamente decaduta. Testimone e patrocinatore del matrimonio, Galeazzo Ciano. Non è un romanzetto rosa ad uso e consumo delle dattilografe e nemmeno un'operetta, nonostante le apparenze. È che il ministro degli esteri italiano ha architettato di crearsi un suo personale spazio di influenza internazionale, cominciando ad allungare le mani sul piccolo e indifeso regno dell'Albania, prima con il sorriso dell'amicizia, come ora, e poi brutalmente, un anno dopo, con l'invasione e l'annessione del territorio albanese all'Italia. Monaco ha tributato entusiastiche accoglienze al duce dell'Italia fascista, che, accompagnato dal Führer, che gli è andato incontro alla stazione di Kufstein, è giunto nella capitale nazionalsocialista per salvare la pace europea secondo giustizia. Il fervore contenuto nelle prime stazioni oltrepassate all'alba per non disturbare il riposo del capo esplode ora con l'impeto con cui un fiume in piena travolge gli argini, ed i sentimenti di riconoscenza e di orgoglio della nazione per l'uomo che ha salvato l'Europa dal baratro di una guerra assurda si manifesteranno con un susseguirsi di commoventi episodi di amore e di devozione lungo tutto il viaggio trionfale. La nota che più colpiva in questa entusiastica e commovente spontaneità era data dalla moltitudine femminile. Erano le mamme, le spose, le sorelle, quelle che avevano trepidato nell'ansia dei giorni cruciali e che perciò sentivano più fervido l'impulso della gratitudine e del sollievo. Questo popolo potentemente inquadrato, armato spiritualmente e pronto ad esserlo anche materialmente, agli ordini di un capo dal genio indiscusso e che perciò durante le angosciose ore della vigilia aveva potuto offrire al mondo un superbo spettacolo di serena, consapevole fermezza. Questo popolo, animato da una virile volontà di pace, può ora manifestare la sua gratitudine all'uomo della provvidenza che ha conciliato la pace con la giustizia nel nome di Roma. 1938.
Mussolini è reduce dalla conferenza di Monaco, che ha segnato la fine della Cecoslovacchia libera e ha allontanato temporaneamente la minaccia di un conflitto bellico a carattere mondiale. Le accoglienze riservate gli sono calorose, entusiastiche, spesso spontanee, rispecchiano il sentimento degli italiani che aspirano alla pace e ritengono Mussolini deciso a fermare Hitler sulla strada della guerra, o quantomeno fermo nel proposito di non trascinarvi l'Italia. L'illusione non durerà a lungo, ma sopravvive ancora nel settembre del 1939, dopo l'attacco tedesco alla Polonia e la discesa dell'Inghilterra e della Francia in campo. L'Italia sta a guardare e Mussolini continua a esibire la sua volontà pacifica ed esalta, a riprova di ciò, la costruzione dell'E42, cioè l'Esposizione Universale Romana, che avrebbe dovuto inaugurarsi appunto nel 1942, nel 20° anniversario della marcia su Roma. Naturalmente nel 1942 non si festeggerà l'evento, perché l'Italia sarà già in guerra da un paio di anni. Questa mostra, monumentale e incompiuta, si trasformerà nel quartiere romano dell'Eur. Intanto si largheggia nell'offerta di divertimenti, gite domenicali, ricreazione e disimpegno. Si promuovono spettacoli teatrali itineranti, proiezioni cinematografiche nelle piazze davanti a migliaia di spettatori. L'anima del dopolavoro rifulge. Il regime si proclama giovane e ai giovani promette di contare nell'avvenire e addita in Mussolini un esempio a cui conformarsi. È prediletto il Mussolini sportivo, il cavallerizzo, nuotatore, sciatore, aviatore, primo insomma in tutte le specialità. I bambini, seguiti fin dalla nascita dall'Opera Nazionale Maternità e Infanzia e più innanzi inseriti negli apparati del regime attraverso le organizzazioni come la Gioventù Italiana del Littorio, sono oggetto di premure interessate. Lo dicono anche i documentari del Luce. Il salto dalla ginnastica e dallo sport a una preparazione paramilitare è breve. Il fascismo ha bisogno di carne da cannone e soprattutto ha fretta. La non belligeranza dell'Italia non inganni.
Il paese è stretto in un'alleanza ferrea con la Germania, in un sodalizio che incide finanche sulle radici ideologiche e culturali del fascismo. Iniziano le discriminazioni e le persecuzioni nei riguardi degli ebrei e scompaiono i più compromettenti reperti cinematografici che risalgono al 1934, quando Mussolini dava giudizi sprezzanti nei confronti dell'ideologia nazista. Di questa ardente e solare giornata, quindi giornata fascista, A sinistra di Mussolini, Achille Starace, segretario del partito. A destra, seminascosto dal microfono, Araldo di Crollalanza, ministro dell'Agricoltura e poi senatore della Repubblica. nel senso oramai tradizionale della parola. Sono venuto tra di voi per mantenere la mia promessa e sono veramente lieto di questa giornata che mi ha messo in contatto con questo generoso popolo di Puglia, popolo di agricoltori solidi e di marinai intraprendenti, due categorie di italiani che sono particolarmente care al mio cuore. Dall'alto di questi 30 secoli di storia noi possiamo guardare con un sovrano disprezzo talune dottrine d'altralpe di gente che ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto.